a tutti amici e amiche, tutto il mondo che mi guarda, sono sempre io, Cristiano Tomè, il bruciapadelle, quello che ogni tanto fa il cuoco, sai? Oggi non avete scampo, lo sapete perché? Perché oggi prepariamo le linguine agli scampi, un tuffo nella tradizione un po' anche anni 80, perché le linguine agli scampi sono sempre state un terreno di scontro anche in cucina, perché chi ci mette il cognac, chi ci mette il vino, chi ci aggiungeva anche la panna. Per la realizzazione delle linguine agli scampi avete bisogno di prezzemolo, scampi naturalmente, olio extravergine, dei pomodori pelati, un pomodoro fresco, costoluto, un limone, della mostarda Lancienne, quella con i semi di senape dentro, della nepitella e dell'aglio. Scampi meravigliosi. Questi scampi sono della mia città, Viareggio. Mi sono dimenticato di dirvi che sono nella mia cucina. Sì, non nella mia cucina del ristorante, nella mia cucina di casa, quella esterna. Siamo qui a Mutigliano, vicino a Lucca, dove c'è il ristorante, dove c'è l'imbuto. Prendo gli scampi, se non vi riesce con il coltello, usate le forbici. Guardate che meraviglia! Via! Che bellezza! Questi ce li teniamo da mettere nella pasta. Questi invece, la testa la strizzate così. Questo succo qui è preziosissimo. Considerato tutto, voglio fare una ricetta molto immediata, che si può fare tutti i giorni, passando a comprare gli scampi. Ecco qua, guardate un po', qui c'è rimasto l'intestino, crepi l'avarizia, un altro. Strizzate bene le teste, la polpa ve li tenete da parte questi, Una cosa importantissima ora è fare questa operazione. Ecco qua, pulito perfettamente anche questo. Questi non li buttate assolutamente. Ora prendete il mortaio e, mi raccomando, con gentilezza ma decisione, spaccate bene le chele, perché nelle chele c'è un sacco di succhi buoni. Le mettete con i carapaci e vi ci fate una bella zuppetta. Lo filtrate, anche se è pochissimo, questo è oro, è letteralmente oro, con tutta questa polpa che viene dalle chele. Guardate un po' quello che ho tirato fuori con un gesto semplicissimo. Filtrate così. Questo è un succo di scampi. Iniziamo con la padella. Ora tendenzialmente l'aglio si mette e si toglie. Io ce lo voglio lasciare perché c'è bisogno di un po' di decisione. Tagliatelo fine. Olio. L'olio è chiaro che deve essere buono, buonissimo. Questo è più che buono, faccio io. Quindi è buonissimissimo. Questa è una ricetta dove si deve godere della materia prima. Riscaldate leggermente l'olio, l'aglio, fatelo andare, si scalda bene. Nel frattempo ho preso delle linguine, monograno, felicetti, il cappelli, sono straordinarie. Facciamo una dose, L'acqua è già salata, buttiamo le linguine. Prima mossa da fare, fondamentale, è questa. L'abbraccio fra gli scampi e l'olio e l'aglio. Quindi ora voi non vi preoccupate, chef rovini la polpa così. Ma che rovino? Questo è una coccola. Abbassate il fuoco, appena tostato, quindi ha rilasciato i succhi. Pomodori pelati. Questo è un pomodoro buonissimo, è un pizzutello, senza esagerare, ha un sapore, una dolcezza incredibile. C'è un profumo. Senza setacciare, se ci vanno un po' di semi va benissimo. Allora, ora deve andare in infusione, si deve insaporire sia il pomodoro che lo scampo. Devono cedere l'uno all'altro. A questo punto, il pomodoro fresco, fate proprio un'insalata di pomodoro. Così, ne basta proprio poco per una dose del genere. Naturalmente il pomodoro deve essere a temperatura ambiente, il pomodoro non si mette in frigorifero. Sale. Una goccia di mostarda Lancienne.
olio, un goccio, pochissima nepitella. Il succo delle teste è quello che ho ottenuto passandole al mortaio. Ragazzi, c'è un profumo, una roba imbarazzante. È imbarazzante, dicono i miei ragazzi in cucina. Una foglia di prezzemolo, spaccata con le mani, un po' di scorza di limone, gli scampi. Quindi la polpa degli scampi la mettete a marinare in questa insalata. Questa ci servirà dopo. Alla fine ho fatto un'insalata con gli scampi, con la polpa di scampi crudi, il succo delle teste, questo pomodoro fantastico che è un po' maturo e un po' ancora a cerbetto. Qua sta andando la base della salsa. Non aggiungete, mi raccomando, mai quelle cose strane, tipo c'è chi ci mette lo zucchero nel pomodoro, aiuto, io mi sento male. Mettete invece un po' di sale e mettete anche un po' di peperoncino. Un po' di piccante ci sta. Fate andare. Il pomodoro e i succhi dello scampo si uniscono insieme e la salsa fa tutto da sé. Diciamolo. Un pochino di gambo di prezzemolo. Allora, ora girate gli scampi. La polpa si è insaporita tantissimo, ha lasciato. Gli facciamo prendere un po' di calore. Come avrete notato tutti, non ho usato alcol, non ho usato vino, non ho usato cognac, perché nelle ricette quelle più classiche c'è anche il cognac, non ho usato neanche la birra, qualcuno ci mette la birra, ma perché secondo me vabbè così. C'è una grande materia prima, è inutile aggiungere cose. A questo punto facciamo un'operazione fighetta, togliamo la polpa, lasciate però il carapace sempre dentro la salsa, la polpa si disfa, attenzione perché io ho le mani d'amianto, voi fate attenzione, rigirate gli scampi. Questi sono passaggi che sembrano banali, non sottovalutateli. L'inguina è pronta, metto da parte questi carapaci che dovete succhiare dopo, non è una decorazione, ma è fondamentale per il piatto. Linguina al dente, quindi al dente non significa cruda, ok? Sembra che è un concetto che ho già ribadito più volte. Non serve risottare la pasta, serve dosare bene la salsa. Come potete vedere, la salsa è già ben mantecata, non ha bisogno di altri aiuti, è perfetta. Risparmiate tempo, risparmiate energie. A questo punto l'insalata, non sprecate nulla, questo è un piatto nobile, materia prima incredibilmente buona. Fa venire appetito, Un pochino di prezzemolo in foglie. A questo punto ci siamo, ciotolona da amicizia. Prendiamo queste linguine meravigliose. Mamma mia, che profumo! Guardate la salsa com'è elegante, come ha condito bene la pasta. Ci appoggiamo questi che ci sono serviti per insaporire, perché bisogna assolutamente succhiare le chele e le teste. Queste sono le mie linguine agli scampi, classicissime, facili, ma ora andiamo in un altro mondo. Vedrete quel che farò con il prossimo piatto. Una linguina con gli scampi che diventa, dopo ve lo dico, diventa buonissima. Ciao! Abbiamo fatto le linguine agli scampi, ora rifacciamo le linguine agli scampi. Dice, ma chef, sei matto? Sì, sono matto e questo lo sapete benissimo. Però li vogliamo stracuocere, perché vogliamo usarle per fare un viaggio intorno alla linguina agli scampi. E poi voglio essere anche un pochino americano, Cioè voglio fare, invece che meatballs, facciamo shrimp balls. Quindi mi direte, fa una crocchetta agli scampi, quante volte l'abbiamo mangiata, magari fa una variazione. No, userò la pasta. Ci vuole aglio, pomodori pelati,
limone, uova, pasta, un goccetto d'olio e gli scampi. Si apre, apriamo la polpa, semplicemente potete usare anche le mani come faccio io, non gettate mai nulla perché questo e comunque in generale le materie prime è sempre nobile. Via, polpa da parte e ci siamo, ok? Come abbiamo fatto prima, basta il succo, non serve filtrare, questo ci serve poi per condire quello che sarà il ripieno, carapaci, teste, l'olio proprio un'anticchia, proprio deve solo bagnare. Via dentro, i carapaci vanno tostati, quindi prendo l'aglio, tagliate grossolanamente, qui tanto sta già tostando, pomodoro, poco poco, perché poi deve quasi svanire il pomodoro, bisogna che schiacciate bene le teste e le chele dello scampo. Se avete il ristorante prendete il ghiaccio e coprite gli scampi, o altrimenti acqua fredda, come faccio perché a casa non tutti hanno il ghiaccio abbondante. Acqua fredda, mi raccomando, perché? Perché l'acqua fredda tira fuori gli umori. Prendete gambo e foglie di prezzemolo, un goccio di sale, quando prende il bollone abbassate e fate andare per almeno un'oretta, ok? Ci siamo, il brodo è pronto, l'ho filtrato e questo è quello che è rimasto. La pasta, le linguine, monograno, felicetti, il cappelli, una pasta veramente profumatissima e straordinaria. Io prendo la pasta e faccio un gesto incredibile. Faccio questo gesto. Il brodo sta bollendo, la spezzo e la metto a cuocere. Girate una volta la pasta e dovete portare la pasta a stracottura. Quando avrà assorbito tutta la pasta, e dipende poi anche dalle dosi, lo vedete ad occhio, seguite, diventa una massa unica. Quindi questa è una pasta stracotta. Vedete, ha proprio assorbito tutto il liquido, ce ne rimane veramente pochissimo. Una volta freddata va passata al setaccio. Non la frullate, passatela al setaccio. Per motivi di comodità ve l'ho già setacciata. Quindi ora vi prendo il risultato finale. Questo è il risultato. Non so se qualcuno di voi mi ha seguito sulla ricetta della pasta e fagioli, che facevo questo raviolo con la pasta stracotta. Setacciare diventa questa massa che assomiglia, molto gommosa e un pochino appiccicosa. Ora prendo anche dell'acqua, ci metto un goccetto d'olio nell'acqua, proprio così. Scampi, quelli che ho pulito prima. Non state a fare quelle battute, l'omogenizzati, li odio io. Un goccetto di sale, scorza di limone, un goccetto d'olio, proprio pochissimo, prezzemolo, anche il gambo e il succo delle teste. Lavorate per bene, ok? Fate assorbire bene. Mi raccomando, quando si fa qualcosa di crudo così, lasciatelo un attimino. Prendiamo delle uova meravigliose del mio pollaio, le uova di galline livornese, buonissime, 1 e 2, bellissime. Sbattete, sale ma poco poco che c'è già negli scampi. E ora la vera figata, vi bagnate le mani con l'acqua, quella che ci ho messo un goccetto d'olio, prendete la pasta in codesta maniera, ok? Ve la mettete sul palmo della mano. Poi prendete gli scampi, ne faccio 1, 2, e chiudete. La forma non è importante, è importante il risultato, ok? Chiudetela bene in questa maniera. Bellissimo, una roba, una figata pazzesca.
passatele dall'uovo e invece che passarla da un'impanatura, la passo da un'impastatura. Avete capito bene? Questa è pasta, sono rotture della pasta che sono solo semplicemente poi leggermente battute in un mortaio se sono troppo grosse. Potete usare anche un frullatore, ve lo concedo, però non frullatele troppo. Uovo, pasta. Ecco qua, una bella polpetta, una polpettona. La pasta, l'impastatura è cruda, naturalmente, lo metto nell'olio caldo e la polpetta va. L'olio deve essere a temperatura e deve cuocere lentamente, ma ve ne faccio vedere un'altra. Acqua con l'olio, vi bagnate bene le mani, la pasta è l'involucro, come se fosse un raviolo, in un certo senso. Poi chiudete così, dentro ci sono gli scampi e fuori c'è la pasta. Uovo, con calma, il tempo è l'ingrediente più importante in cucina. Pasta, l'impastatura e si mette la polpetta. Io ho messo dell'olio di arachide, ci vuole un olio un pochino più neutro. La pasta secca è un mondo ancora inesplorato. Qui non si sente il profumo di crocchette agli scampi o di fritto, qui si sente un profumo di spaghetti agli scampi. La cosa incredibile è quella. La pasta fuori, che è cruda, si cuoce friggendo, quindi dà una sensazione, come direbbero quelli fighi, di crunch, un crunch. La potete servire con una maionese classica, potete fare una salsa americana, quindi la salsa cocktail, scatenatevi con la fantasia. Per me è già buona così. Ecco, eccola qua, attenzione, non fate mai quello che ho fatto ora. Un'altra sta finendo la cottura, non butta neanche fuori olio perché l'olio è a temperatura perfetta. Goccio di sale, eccolo qua, e vi faccio vedere un po' l'effetto. Guardate un po', dentro lo scampo è ancora crudo. Quello che volevo si è realizzato, guardate un po', la crocchetta fuori è cotta e dentro è ancora, lo scampo è perfetto, crudo, solo toccato leggermente dal calore. Questo è il colore bruno che deve avere l'aspetto di questa crocchetta qui. E che vi devo dire, ragazzi? Con il cibo non si smette mai di imparare. E questo qui è, detto fra noi, anche un piatto un po' erotico, Vi ho fatto vedere le linguine ai scampi, vi ho fatto vedere le linguine ai scampi che diventano le shrimp balls. Eccole qua, mi sono divertito tantissimo e divertitevi anche voi. Dimenticavo, un saluto agli amici d'Italia Squisita. Ciao ragazzi!